tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Siamo al 31 di agosto, quindi questo vuol dire che abbiamo adesso l'inizio del mese, domani l'inizio del mese di settembre, e questo ci porterà ad avere ancora 2 mesi circa, 2 mesi e mezzo, se va bene, altrimenti 2 mesi più o meno di coltivazione in esterno delle nostre tillandsie. Le tillandsie ne ho già parlato in altri video, metterò i link poi al di sotto di questo. Ho parlato di ricerca di supporti, ho parlato un po' della loro coltivazione, e le mie tillandsie adesso in questo periodo di fine estate si presentano comunque molto, molto belle, devo dire. Sono contento, ci sono stati dei nuovi sviluppi, ovvero alcune piante hanno già fatto i piccoli perché hanno fiorito, quindi hanno prodotto questi piccoli che poi si possono staccare per moltiplicarle oppure lasciarle nel loro supporto, in modo da creare questo groviglio di vegetazione un po' vecchia, un po' nuova, che fa molto quello che piace a me, un po' giungla tropicale, no? E quindi se le abbiamo messe in un supporto non sintetico, come può essere quelli venduti ad esempio in supporti di vetro, appese o in altri tipi di supporti sintetici incollati a volte in alcune superfici, se le abbiamo nei tronchetti naturali di legno recuperati in giro, magari se abbiamo vicino a un bosco dove prendere dei tronchetti, tutto questo darà alle nostre tillandsie un aspetto molto più naturale, come se fossero in natura. Vogliono tanta luce le tillandsie, ricordiamoci che non vogliono essere coltivate all'ombra, non gradiscono molto una coltivazione in appartamento in cui non ricevono mai la luce solare, perché rischiano di marcire molto facilmente in quelle condizioni, soprattutto se l'ambiente è fresco. Gradiscono invece una coltivazione in pieno sole, filtrato, in cui possono ricevere anche delle piogge e poi asciugare. Le tillandsie di colore grigio, come ad esempio questa, vi faccio vedere, le tillandsie di colore grigio che possiamo vedere con queste foglie vellutate, piene di squame grigie, sono tillandsie che gradiscono essere coltivate con luce solare filtrata, una buona luce solare filtrata. Sarebbe ottimale per coltivare appunto le tillandsie. Questo perché ci fa capire il suo colore grigio, che sono abituate anche alla presenza delle squame, sono abituate come piante a vivere in un ambiente in cui ricevono la luce forte del sole, asciugano in fretta e sopportano appunto la luce solare. Altre invece sono piante che non gradiscono molto la luce solare perché crescono in natura in posti un po' più ombrosi. Alcuni esemplari crescono proprio sotto la chioma degli alberi, quindi ricevono poca luce solare, sono un po' in un ambiente un po' fresco, comunque sempre caldo, e qualche raggio di sole comunque lo prendono sempre. Queste le possiamo coltivare con una buona illuminazione magari al mattino e alla sera per quello che riguarda il sole. Io quelle più delicate le ho messe un po' più dove ci sono tante foglie di glicine, in modo che fanno una buona copertura e le proteggono da questa insolazione diretta, perché non la gradiscono molto. Una di queste, ad esempio, vi faccio vedere, è la tillandsia Buzzi, che non ha squame sulla superficie delle foglie, e questo mi fa capire che è una pianta che non gradisce essere illuminata dal sole per tanto tempo, gradisce più un'ombra leggera e una buona umidità. Io le coltivo in questi supporti di legno, ho fatto già un video l'anno scorso in cui andavo nel bosco a raccogliere dei supporti, se ne possono scegliere di tanti tipi, si possono segare dandogli la forma che vogliamo, scegliamo il pezzo di ramo più adatto, e in più c'è da dire anche che io le ho legate con questo spago con all'interno un'anima metallica, che è uno spago che non ha una grande durata, perché tutte le volte che lo spruzzo comunque lo spago si bagna, il filo di ferro all'interno si arrugginisce, e quindi spesso capita poi che muovendolo o vedendo se la pianta è legata bene ci troviamo con la pianta in mano perché si spezza il filo, perché comunque si è arrugginito il filo metallico all'interno, e quindi si spezza il tutto e la pianta rischia magari di cadere. Però le tillandsie, se le coltiviamo in supporti naturali, tendono a fare delle radici che aderiscono al supporto, e quindi nell'arco di un anno circa queste radici fanno sì che poi la pianta rimane ancorata e possiamo togliere il filo, e quindi il tutto ha un aspetto molto ma molto più naturale. Quindi questa la rimetto sotto il suo posto in cui riceve una luce un po' più filtrata, e in più io la giro sempre perché il filo metallico permette appunto di dargli una posizione non rivolta al sole, ma rivolta più che altro al sole
che riceverà nelle ore serali. In più c'è una fioritura, perché adesso le tillandsie in questo periodo alcune cominciano anche a fiorire, e una di queste è la tillandsia Mallemonti, che vi faccio vedere. Spero di riuscire a farvela vedere perché ha dei fiori molto piccoli e devo cercare di inquadrarli bene. Adesso ve la faccio vedere così. Si presenta con questo aspetto un po' disordinatissimo, un po' cadente, e sviluppa nel momento della fioritura una marea di fiori viola. Qui ci troviamo all'inizio della sua fioritura con questi piccoli fiori con un gambo esile molto allungati e questi fiori di questo colore violetto che sono uno spettacolo. Immaginate questa pianta con tantissimi fiori, veramente uno spettacolo. In più diventa anche abbastanza grandicella e quindi il colpo d'occhio che dà è fantastico. Sono molto contento di vederla fiorita, era un bel po' che aspettavo la sua fioritura, è partita adesso. Qui ci sono due fiori aperti, uno in formazione, qualcuno si è già chiuso, e altri due che stanno spuntando. Dipende da quanti ceppi di tillandsia abbiamo sul nostro pezzetto di legno. Adesso provo ad inquadrare un po' più da vicino, così vi faccio vedere i suoi fiorellini viola. Potete vedere la sua fioritura viola, guardate che bella. Ed è una tillandsia, si chiama tillandsia Mallemonti ed è veramente bellissima. Ed è anche lei una pianta che gradisce un'illuminazione solare abbastanza forte, perché ha le foglie grigie con queste squame che servono proprio per intrappolare più acqua possibile, perché dove vivono queste tillandsie ricevono sì l'acqua ma non spesso. A volte le troviamo barricate magari delle rocce, a volte anche vicino al mare, nei luoghi di origine, e quindi questa pianta riceve qualche volta una buona pioggia e poi rimane asciutta per tanto tempo. Le squame servono proprio per questo, per proteggere la pianta anche da un'evaporazione interna dell'acqua che ha accumulato durante la bagnatura con la pioggia. Queste sono tillandsie che comunque io innaffio abbastanza frequentemente. Io faccio una bagnatura unica, non sto a bagnarle ognuna con le proprie esigenze, cerco di dare un po' meno acqua, magari spruzzare un po' meno quelle che vogliono essere bagnate un po' meno. C'è anche un altro fattore di coltivazione, adesso cambio l'inquadratura così vi faccio vedere di cosa vi voglio parlare. Allora, volevo parlarvi proprio di questo per un discorso per quello che riguarda le innaffiature. Come voi potete vedere, questa tillandsia io in origine l'ho coltivata con la testa rivolta in giù. Io dico testa, il corpo della pianta rivolto verso il basso. Questo perché? Perché le tillandsie hanno un problema, che se vengono bagnate troppo tendono a marcire, quindi devono asciugare assolutamente prima di una nuova bagnatura. Quindi noi, per evitare che marciscono, perché l'acqua si infila all'interno delle foglie, si accumula e tende a farle marcire, noi cerchiamo di coltivarle sempre con la testa rivolta verso il basso. Adesso non so se riesco a staccare questa per farvela vedere. Come potete vedere, questa tillandsia è stata coltivata rivolta verso il basso. In questo modo io posso bagnarla anche un po' di più, perché l'acqua tende ad andare lungo le foglie e poi accumularsi in gocce finali nella punta e cadere giù. Se io la coltivo in questo modo, tendo a far rischiare la pianta una marcescenza, perché in questo modo l'acqua rimane incastrata nelle foglie e quindi col tempo può far marcire la pianta. Quindi cerchiamo sempre di coltivarle con la testa rivolta in giù. Questo è molto importante nella coltivazione delle tillandsie per evitare la marcescenza all'interno, nel cuore proprio della pianta. Voi sicuramente starete dicendo, sì, però la tillandsia che hai davanti a te, ovvero questa, è rivolta verso l'alto. Questo perché? Perché ha fiorito, ha prodotto dei piccoli e naturalmente la pianta prende la posizione verso la luce e quindi tende ad essere poi rivolta un po' come vuole lei, rivolta verso l'alto. In natura non sempre crescono rivolte verso il basso naturalmente, ma in natura è un po' tutto sempre perfetto, no? Quindi anche le piogge arrivano in un determinato periodo, poi ci sono dei periodi di siccità in cui non piove, in coltivazione cambia tutto. Quindi se noi abbiamo una tillandsia che è cresciuta in questo modo, noi possiamo vaporizzarla e poi dopo la inclineremo e la lasciamo inclinata per una mezz'oretta e in questo modo l'acqua fluisce poi al di fuori della pianta e non si accumula all'interno. Oppure possiamo tenerla così e vaporizzarla leggermente in modo da non creare tantissima acqua.
Queste sono state esposte a 2 giorni di pioggia pazzesca che è arrivata in questi ultimi 2 giorni appunto, che ha finalmente bagnato il giardino dopo un periodo un po' di siccità, quindi si sono lavate tantissimo, hanno ricevuto tantissima acqua. Ma questo che cosa vuol dire? Vuol dire che io adesso per una settimana circa non le bagnerò più, a meno che non ci piove di nuovo sopra, spero di no, non le bagnerò più. E in questo modo garantisco la sopravvivenza della pianta nel suo tronchetto senza arrivare a farla marcire. Quindi questo è un video dedicato, anche se non siamo ancora in autunno, dedicato un po' all'autunno delle tillandsie, ma proprio per avvisarvi di questo fattore molto importante, nel senso che con la fine dell'estate andiamo verso l'autunno. Questo vuol dire che le piogge saranno molto più frequenti da adesso in poi. Da metà settembre in poi dovrebbe cominciare a piovere molto più frequentemente, dovrebbero abbassarsi le temperature e il ristagno all'interno delle tillandsie in un periodo autunnale può essere un rischio. Quindi noi possiamo fare due cose: illuminazione, possiamo abituarle gradualmente all'illuminazione dell'appartamento spostandole in una zona un po' meno illuminata e poi dopo in appartamento, per fargli fare questo passaggio un po' graduale. Per quello che riguarda invece le bagnature, possiamo spostarle quando vediamo che cominciano ad esserci periodi di tante piogge che possono bagnarle frequentemente, allora le possiamo spostare in una zona in cui non ricevano queste piogge, sono comunque in una buona illuminazione, anche se non bella come questa, ad esempio, e questo garantirà che le piogge autunnali, tenendole fuori, non le danneggino. E quindi noi facciamo così, anzi io farò così: prenderò queste tillandsie, tra 2 settimane circa le sposterò sotto il gazebo tropicale, lì non prenderanno più la pioggia, sarò io a controllare la bagnatura e in questo modo loro si abitueranno a una luce minore e poi dopo verranno spostate in appartamento dove la coltivazione cambia totalmente, perché lì bisognerà fare molta attenzione alle bagnature in appartamento, perché è un ambiente solitamente non sempre molto illuminato e quindi bisognerà bagnarle meno. Piuttosto aspettiamo sempre, come si fa per le orchidee, prima di bagnarle aspettiamo sempre 2-3 giorni. In questo modo le abbiamo perfettamente asciutte. Lo possiamo anche sentire dal peso, perché un legnetto con la tillandsia vaporizzata per bene ha un peso. Quando la pianta si presenta asciutta, come in questo caso, il legnetto è tutto molto più leggero, quindi lo possiamo anche capire. In più, se sono coltivate con la parte della pianta vegetante rivolta verso l'alto, controlliamo all'interno se c'è un po' di umidità, a quel punto aspettiamo ancora qualche giorno. Le tillandsie non sono piante difficili da coltivare, l'unica cosa da controllare è sempre la bagnatura. Io ribadisco sempre questo concetto: fare attenzione ai ristagni all'interno della pianta. Questa è una tillandsia selleriana, ha fiorito. Pensavo che fosse una nuova fioritura, invece è il resto della fioritura di quest'inverno che non è andata molto a termine, perché ha patito un po' la mancanza di luce, di una luce buona, ma ha prodotto un piccolo. Io lo lascerò attaccato a questo tronchetto. Quando questo piccolo fiorirà ci sarà un'altra tillandsia, se non 2, e colonizzerà tutto questo bellissimo tronchetto. Alcune tillandsie possono essere di buone dimensioni. La tillandsia selleriana è una tillandsia di dimensioni abbastanza notevoli, guardate la mia mano, guardate che bel esemplare. E in più c'è la tillandsia xerografica, guardate la mia mano, è qualcosa di veramente grande e deve crescere ancora. Questa tillandsia ce lo fa capire quando vuole essere bagnata, perché quando tende ad essere un po' troppo asciutta arriccia le sue foglie e sembra più piccola. Nelle piogge dei giorni scorsi è stata bagnata tantissimo e quindi ha allargato per bene le sue foglie, perché si sono idratate e sembrava veramente gigantesca. Mano a mano che si asciuga lei tende ad arricciarsi, quindi quando la vediamo ben arricciata vuol dire che ha bisogno assolutamente di acqua e bisogna bagnarla. Loro gradiscono molto la siccità dopo una buona bagnatura, quindi non preoccupiamoci se ci siamo dimenticati di bagnarle anche per una settimana e mezza. Cerchiamo però sempre poi di ricordarci di bagnare un pochettino per fornire sempre questa poca acqua di cui hanno bisogno e che è necessaria per sopravvivere e per arrivare poi alla fioritura, che in molti casi può essere anche nel periodo invernale. Anzi, molte tillandsie che ho io effettivamente fioriscono poi tra novembre e febbraio-marzo, hanno una bellissima fioritura. Peccato che non lo fanno quando è estate e primavera, perché potrei godere di questa fioritura magari guardandomene come sto guardando questa tillandsia selleriana, ammirando per bene il fiore. In appartamento rimane tutto un po' sistemato per cercare di farcele stare tutte in questa piccola finestra dove le ricovero sempre nel periodo autunnale e invernale.
Le tillandsie possono essere anche concimate e possiamo concimarle proprio per permettere un buon sviluppo della pianta. Con cosa le possiamo concimare? Io uso questo metodo, siccome coltivo anche delle orchidee, ne ho un po' di esemplari, Angraecum, Cattleya ed altre. Io procedo in questo modo: quando concimo le orchidee, io prendo il resto dell'acqua in cui ho inserito il concime, lo diluisco ancora con il doppio dell'acqua per diluire tanto il concime per le orchidee, proprio diluirlo abbondantemente, e con quell'acqua lì poi vaporizzo le tillandsie, che hanno bisogno di essere vaporizzate. Il concime deve finire sulle foglie, perché le tillandsie sono piante che prendono il nutrimento appunto dalle loro foglie, dalle squame che trattengono l'acqua e quindi nutrono la pianta. Le radici hanno soltanto una funzione di ancoraggio alla superficie, quindi non dobbiamo preoccuparci di concimare il legnetto, perché così le radici prendono il loro nutrimento, perché il nutrimento la tillandsia lo prende appunto, come dicevo, dalle sue foglie. Quindi una buona concimazione delle tillandsie permette un buon sviluppo. Naturalmente sono piante che non devono essere concimate tanto, le possiamo concimare anche con questo concime molto diluito una volta al mese. Io non le concimo tantissimo, però quel poco di concime vedo che serve al loro sviluppo. Ho regalato una tillandsia di questo tipo, una tillandsia, adesso non mi ricordo il nome, comunque penso una tillandsia di questo tipo, ad una mia amica che era un po' più grande di questa, grande quasi quanto una mano, e io la concimavo una volta al mese con questo concime diluito. Ha apprezzato tantissimo questa cosa, e questa tillandsia adesso la mia amica ce l'ha ancora, ha circa 10 anni, non ha mai fiorito, non sappiamo il perché questa tillandsia non vuole fiorire. Comunque questa tillandsia è grande così, è una cosa gigantesca, tanto che mi era un po' pentito di avergliela regalata. Ho detto mannaggia, che esemplare stupendo. Però lei è una persona che le piante le coltiva molto, ma molto bene, e riesce a far fiorire orchidee che io non riesco a fare fiorire, quindi l'ho data proprio in buone mani, e ha apprezzato anche questo passaggio di proprietà, ha apprezzato la sua coltivazione, ed è splendida. Questo pezzo di sughero attaccata lì è veramente enorme. Questa tillandsia è una gigantesca tillandsia, bellissima, e siamo sia io che lei in attesa di questa fioritura che non arriva da circa 10 anni, è pazzesco. Questo può far pensare che magari la pianta non sia coltivata bene, ma è sanissima, ha uno sviluppo enorme, e quindi vuol dire che probabilmente quel tipo di tillandsia non ha ancora trovato le condizioni esatte per poter fiorire, magari ha bisogno di un qualcosa che non abbiamo capito. Un giorno, magari spostandola fuori, la mia amica la metterà in una posizione leggermente diversa, e questa magari scatenerà poi finalmente la fantastica fioritura di quella tillandsia di cui non ricordo il nome. Bene, penso di aver detto un po' tutto per quello che riguarda le tillandsie. Non sto a parlare di moltiplicazione e di inserimento nei supporti, perché sono cose che io ho già fatto nell'anno precedente, quindi metterò i link al di sotto di questo. Se volete guardare quei video li potete guardare. Non ho ancora fatto un video sulla moltiplicazione della tillandsia, perché a me piace che producono un bel po' di esemplari per riempire il legnetto dove le coltivo, quindi tendo a non dividerle mai. Piuttosto, se mi accorgo che acquistandole ne ho 2 esemplari uguali, perché a volte le tillandsie si confondono una con l'altra, molti si somigliano, in quel caso lì, se mi accorgo di avere qualche esemplare doppio, lo regalo, così io tengo il singolo esemplare, in modo da avere tante tillandsie ma una diversa dall'altra, e non avere dei doppioni, perché il giardinaggio ha questo piccolo problema, piccolo grande problema, che chi ama veramente le piante, chi si occupa di giardinaggio, tende sempre ad avere tante piante uguali, perché quando le piante fanno i piccoli, fanno i semi, tendiamo a seminarle, a moltiplicarle, a fare i vasetti, quindi ci troviamo con tanti doppioni, che poi è bello anche regalare. A me piace molto regalare delle piante agli amici, è un po' come portare una parte di me a casa di questo mio amico o mia amica. E niente, penso di aver detto tutto. C'è una piccola novità: un'orchidea, un Angraecum Didieri, anche lui 6 anni di coltivazione, non ho ancora visto un fiore, potrebbe fiorire quest'inverno. Gli Angraecum hanno una fioritura più che altro tardo estiva invernale, almeno i miei. Io ho un Angraecum sesquipedale e un Angraecum Didieri.
Sesquipedale fiorisce a volte in primavera, a volte fa i fiori in inverno, non ho ben capito, forse a seconda di quando si trova veramente nella condizione giusta per poterlo fare. Il Didieri credo che abbia una fioritura invernale, quando lo porterò in casa magari produrrà i suoi bellissimi fiori. Quello che mi fa pensare ad una fioritura è il fatto che ha prodotto un sacco di nuovi esemplari e quindi si è ingrossato, nuove radici, e in più ho ricoperto il legnetto con dello sfagno che lascio assolutamente asciugare per procedere poi ad una nuova bagnatura, perché lo sfagno tende a trattenere tanta acqua, quindi una volta che io bagno per bene l'Angraecum, lui rimarrà umido per qualche giorno, un giorno, 2 giorni, rimarrà ben umido, e quindi è bene nelle orchidee non esagerare anche lì con le innaffiature. Io, Angraecum Didieri e tutte le mie amiche Tillandsie che mi hanno accompagnato in questa primavera ed estate vi salutiamo e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Adesso ripongo il mio Angraecum e a presto e grazie ancora. Ciao ciao! Questa è una delle cose belle di avere un giardino, il poter ammirare animali di tutte le forme, e in questo caso una bellissima locusta o cavalletta, adesso non so bene, non sono un entomologo quindi non capisco bene, non riconosco molto gli insetti, comunque dovrebbe essere una locusta credo, bellissima, aia, che morde!